Cari amici, bentornati. Quest'oggi è un video veloce per segnalarvi che oggi, 25 di agosto 2021, parte in edicola il reboot, quindi la ristampa della famosa collezione di Iron Man, che molti di voi probabilmente già avranno iniziato a fare e alcuni invece vorranno iniziare a farla in questa occasione. Infatti al momento la collezione prosegue regolarmente in edicola con la pubblicazione dei fascicoli della prima stampa, quindi siamo intorno al fascicolo 68 se non erro. Più o meno avanti sono invece quelli abbonati online di qualche numero, però adesso per tutti quelli che non l'hanno ancora cominciata e vorrebbero farla in edicola è possibile farlo di nuovo, quindi da oggi dovreste trovare il numero 1 presente nelle vostre edicole di fiducia. Come potete vedere il package non è cambiato rispetto all'edizione precedente, abbiamo sempre la scritta edizione limitata, che poi tanto limitata non è. Ci viene detto sempre che il modello Mark III altezza 60 cm, liberamente chiaramente ispirato all'armatura presente nel film con Robert Downey Jr. Il modello è completamente snodabile, il montaggio semplice e De Agostini propone sul proprio canale YouTube alcuni video tutorial. Comunque è possibile trovare moltissimi tutorial anche su altri canali YouTube. Inoltre io ho creato il gruppo italiano dedicato al montaggio di questa armatura, a cui vi invito a iscrivervi, dove troverete molti aiuti, molta gente competente che vi saprà dare consigli di montaggio e dove potrete condividere le vostre fasi di montaggio. Come vedete anche questa volta viene fornito completamente il casco, quindi sarà possibile già dal primo numero avere il casco completo e funzionante. Come vedete il prezzo è anche rimasto invariato dalla prima uscita, quindi sempre €1, di conseguenza lo rende molto appetibile, tant'è vero che ci sarà sicuramente la solita corsa ad accaparrare i vari numeri 1 anche non necessari solo per avere magari un soprammobile fatto a forma di casco di Iron Man. Come vedete qui dice sempre componente in metallo e anche plastica ovviamente, si accende il reattore arc, gli occhi e i vari repulsori sulle mani e sui piedi. È una riproduzione perfetta dell'armatura di Iron Man, in effetti lo è. Giriamo dietro, come possiamo vedere abbiamo un'immagine più grande dell'intera armatura. Viene indicato che il modello appunto è snodabile, movimento flessibile, fedeli rifiniture rosso e oro, reattore arc, repulsori, guanti e stivali e il casco sono dotati di luci LED funzionanti, parti snodabili che lasciano intravedere i meccanismi interni, 52 articolazioni snodabili, componenti in metallo e plastica iniettata. Tutti i pezzi sono progettati, tagliati, colorati con la massima cura e precisione. Su questo ci sarebbe un pochino da dire, perché comunque abbiamo notato che, anche se devo dire in rare occasioni, però alcuni piccoli dettagli non erano proprio perfetti, in particolare per soprattutto per delle borchiette che sono ai lati, ai fianchi dell'armatura, dove ne è uscita una fatta in un modo e una un po' leggermente differente, che speriamo venga corretta prima della fine della pubblicazione dell'opera. Vengono date anche le batterie che sono necessarie, ma comunque sono batterie molto piccoline e poco costose, quindi è possibile comprarle tranquillamente a pochi euro. Qui dice ancora che il titolo chiaramente Iron Man costruisce la mitica armatura di Tony Stark. Io sono Iron Man, super dettagliata, totalmente snodabile, 60 cm di altezza, il peso ve lo dico io è di 3,5 kg. Inizialmente era stato segnalato 5 kg nella prima edizione, ma perché era stato erroneamente indicato il peso complessivo dell'armatura compresa di base illuminata a LED. Base illuminata a LED che è composta da parti in metallo e che ne aumentavano chiaramente il peso e che viene data esclusivamente a chi si abbonava online con l'abbonamento premium. Chi invece fa in edicola purtroppo non può avere accesso né ai regali né alla base premium e pare nemmeno ai raccoglitori dei fascicoli, e questa magari è una scelta un po' discutibile, perché non dico i regali, non dico la base, ma almeno il raccoglitore dei fascicoli, quella è una cosa necessaria a tutti,
quindi non solo a chi si abbona online, anche chiaramente pagandoli a parte, ma sarebbe stato, diciamo, auspicabile averli disponibili anche per chi sceglieva il canale, diciamo, delle edicole. Come possiamo vedere, l'armatura è completamente ispezionabile nelle parti interne, perlomeno quelle che riguardano i vari alettoni, i vari flap, eccetera. Chiaramente ci sono anche il fascicolo che indica la storia del personaggio di Iron Man, non solo quella dedicata al film, dove troveremo delle rubriche dedicate con degli appositi fascicoli colorati, diciamo, con la copertina in maniera differente rispetto agli altri e che escono a cadenza sempre fissa, e viene appunto raccontata tutta la storia, quindi dagli albori del fumetto, eccetera, fino chiaramente agli ultimi film con gli Avenger, eccetera. Qui viene indicato ancora una volta l'invito a guardare il tutorial di montaggio della De Rossini, ma ora andiamo a vedere un attimo il fascicolo all'interno. Quindi apriamo il fascicolo, stacchiamo qui dalla confezione, questo lo spostiamo un pochino in alto, ecco qua. Allora, la prima cosa che troveremo dentro è la batteria da mettere dentro il casco, e come possiamo vedere è una 3V CR1025. Esistono chiaramente in commercio di varie marche, ma l'importante è che abbia la sigla CR1025, e queste verranno date per ogni volta che uscirà un componente che richiede l'illuminazione a LED. Poi chiaramente quando si scaricano le dovete comprare, perché non è che ve le forniranno a vita. Poi cos'altro viene dato? In realtà ben poco. Ecco, come vedete anche il gatto è molto interessato. C'è questo che era la copertura del fascicolo e chiaramente non ci serve, possiamo rimettere qui. Troviamo un dépliant dove ci illustra appunto la base ottenibile con l'abbonamento premium, una base del diametro di 50 cm, quindi attenzione, pensateci bene perché è molto grande, richiederà uno spazio apposito per essere posizionata, quindi se non avete molto spazio forse nemmeno vi servirà troppo questa. Ok, come vedete qui costerà chiaramente 1,10 € in più a fascicolo a partire dal numero 4, e vi ricordo che viene data appunto solo agli abbonati premium online, quindi niente edicola. Troviamo poi all'interno chiaramente la cartolina necessaria per richiedere, diciamo, l'abbonamento. Qui vengono indicati i regali, come possiamo vedere sono quelli già dell'edizione precedente. L'unica differenza è per questo busto, che però sinceramente secondo me non offre nessun valore aggiunto, non lo ritrovo così interessante. Poi chiaramente sono scelte diciamo personali, magari già il cappellino è più carino, la maglietta è più carina. La cosa sicuramente più interessante è la cassa Bluetooth, però questa chiaramente viene data solo a chi paga con carta di credito o PayPal, quindi è riservata solo agli abbonati, proprio come la base. Chiaramente è possibile anche consegnare il cedolino all'edicola per prenotare la copia garantita, però vi ricordo che non vi dà diritto a nessun regalo. Poi troviamo anche il fascicolo vero e proprio, che è questo qua. Come potete vedere c'è una bella immagine di copertina dell'armatura. Questa vi ricordo che è quella proprio ripresa, diciamo la marca 3 usata nel film, però la foto che vedete qui è quella del modello, quindi non quella dell'immagine cinematografica, che sono pressoché uguali, però ovviamente questa si vede che è un pochino più giocattolosa. Come vedete viene mostrato una parte del fascicolo dove spiegano le varie parti dei vari film, no? Questo in particolare quando ci saranno questo tipo di fascicolo con questa colorazione così blu con la scritta rubrica speciale dedicata al film, mentre le altre saranno un po' diverse come copertine perché riguarderanno la parte fumettistica di Iron Man.
chiaramente vengono spiegate alcune delle curiosità del film. Vedete, ci sono delle bellissime immagini del film anche, chiaramente tutti gli appassionati li conosceranno immediatamente, e poi si arriva alla parte del tutorial di montaggio, dove viene spiegato come assemblare i pezzi. Assemblare il casco è relativamente semplice, non richiede conoscenze particolari, richiede solo chiaramente un minimo di manualità e un po' di pazienza, perché ci sono da infilare delle viti in dei punti un pochino magari bui, che non è facile diciamo osservare bene, però io vi consiglio sempre di farlo usando magari una lampada da tavolo, qualcosa che vi illumini bene diciamo la parte mentre la montate. L'unico suggerimento che voglio darvi è che quando avviterete le viti sulle parti metalliche, che in questo caso avverrà su quasi la totalità dei pezzi, è consigliabile bagnare le viti nell'olio tecnico, ovvero WD-40 oppure Svitol o prodotti similari. Questo perché, essendo viti abbastanza piccole e non essendo già fatta la filettatura, ma la andrete a fare voi mentre avvitate, questo crea il rischio di poter spezzare le viti mentre fate questa operazione. Quindi per evitare questo è meglio lubrificare, e poi comunque non usate forza eccessiva quando stringete, perché comunque sono, ripeto, pezzi molto delicati, quindi è meglio non esagerare. Come vedete, queste sono le varie fasi di montaggio. Il tutto vi richiederà 5 minuti circa. Sentite il gatto intanto in sottofondo. E qui comincia una parte dedicata al fumetto, che poi si svilupperà bene meglio durante tutto il resto della collezione. Ok? E qui già viene accennate le prossime uscite, dove vedete che nell'uscita 2 viene dato lo stivale sinistro. Altra cosa che troverete invece nella confezione sarà un poster a grandezza naturale. Come vedete, poi ci sono anche altre immagini del modello. Ci sono i regali illustrati in maniera più grande, più dettagliata, viene illustrata un po' tutta la collezione. Vedete qui la base d'appoggio è molto bella, quella a LED, però richiede, ripeto, molto spazio. Diametro 50 cm, è alimentata a batterie e ha delle luci LED. Questo poi chiaramente può diventare un poster. Adesso cercherò di aprirlo per farvelo vedere. Eccolo qua. Poster ovviamente più grande rispetto al modello che avrete, e questi sono più di 60 cm a occhio, direi, però diciamo è abbastanza carino. E anche questo riprende l'immagine dell'armatura, immagine tra l'altro del prototipo nemmeno montato in maniera completa, perché qui vedete che sono presenti questi 4 buchi, che poi in realtà nell'armatura definitiva qui sarà coperto con una placca colorata, quindi voi non vedrete questi 4 fori. Questo probabilmente è stato un errore della persona che ha preparato il modello per farlo fotografare, oppure potrebbe essere stato fatto di proposito per rendere la posa di atterraggio un pochino più dinamica, che magari può darsi che la palchetta andava un pochino a ostacolare la posa. Questo sinceramente non lo so, perché ancora non abbiamo avuto modo nemmeno noi di poterlo mettere in quella posa, perché le parti fornite comunque vengono date man mano, ma non consentono di completare troppo il modello di volta in volta. Vengono fatti un po' i pezzi di una parte, un po' di l'altra, quindi alla fine abbiamo molte parti smontate, ma ancora non è possibile manovrare più di tanto. Bene, che cosa vi posso dire? Abbiamo riscontrato dei difetti? Assolutamente sì, anche se non tantissimi. Sicuramente quello più diciamo che dà più nell'occhio è quello dedicato ai gomiti. I gomiti infatti, così come vengono proposti di Agostini, non tengono molto la posa, tendono un pochino a scendere, perché sono stati creati quelle braccia con parti in plastica e in metallo, però le parti in metallo stranamente sono state scelte quelle più avanti, quindi quelle dell'avambraccio, dalla mano all'avambraccio. Di conseguenza, risultando pesanti, tendono a far abbassare in giù le braccia. Però nel gruppo comunque abbiamo trovato delle soluzioni, delle piccole modifiche tecniche da fare all'interno del gomito, molto semplici. In realtà si tratta solo di usare un po' di colla e di levicare un po' con della carta vetrata le parti già fornite,
e in quella maniera si crea una specie di ruvidità tale da consentire ai pezzi di mantenere la posa. Le gambe invece sono fatte molto, diciamo, bene, il ginocchio è stato concepito con delle rondelle ad ingranaggio dentellate che sono sicuramente molto più adatte a tenere la posa, infatti hanno una rigidità forse anche troppo estrema. E comunque ripeto che se verrete a iscrivervi sul gruppo Facebook troverete tutti i consigli e tutte, diciamo, le informazioni necessarie per ovviare a questi piccoli inconvenienti che possono essere trovati. Per il resto diciamo che non ci sono grosse difficoltà. Adesso chiaramente questo non è un tutorial, adesso monterò velocemente il casco e vi farò vedere solo il risultato finale. Ecco qua, come detto poc'anzi, il montaggio è molto veloce, richiede solo pochi minuti. Questo è il risultato, come vedete è un oggettino discretamente bello. Gli occhi sono completamente illuminati, l'interruttore per accenderli è questo, si ruota praticamente in su e in giù e consente l'accensione, vedete? Poi nel gruppo che c'è chi è stato, diciamo così, coraggioso da tentare il cablaggio completo dei vari LED in maniera da accenderli con un unico interruttore, sia quelli delle mani, dei piedi, il rettore arche e la testa, chiaramente hanno dovuto fare tutto un lavorone loro di passare i cavetti all'interno, mentre altri addirittura hanno usato dei sistemi, diciamo, a telecomando, usando dei circuiti che magari si trovano già in commercio e adattandoli. Quindi come possiamo vedere il risultato è questo. Scusate, questa sera purtroppo non ho delle luci abbastanza idonee a girare bene le immagini, ma ripeto, questo è nel video solo per far sapere a chi vuole, diciamo, cominciare quest'opera che può farlo, perché in edicola è ripartito il numero 1. Chiaramente viene fornito anche questo cacciavite in dotazione che non è eccezionale ma nemmeno troppo scadente, perlomeno rispetto ad altri forniti con altre collezioni. Chiaramente nel corso d'opera forse sarà necessario che vi procuriate anche un cacciavite supplementare. Bene ragazzi, allora per quest'oggi è tutto, io vi ringrazio, vi ricordo che troverete questo numero 1 in edicola già da oggi, quindi dal 25 di agosto, e vi do appuntamento al prossimo video dove a breve troverete ancora altre novità editoriali. Un saluto a tutti, ciao 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 ciao! Io sono Iron Man.